Ciao a tutti, sono Lucas e bentornati su Wow Podcast Italian. Oggi voglio raccontarvi qualcosa che mi è successo qualche settimana fa. Una di quelle giornate in cui non ti aspetti niente di speciale e poi improvvisamente arriva qualcosa che ti cambia l'umore in un secondo. Vi è mai successa una cosa così? Una piccola sorpresa che non avete visto arrivare? Quel momento in cui la vita ti dice: aspetta, guarda qui, c'è qualcosa per te. Bene, mettiti comodo e ascolta questa storia. Era un martedì mattina, una di quelle mattine grigie d'autunno, con le nuvole basse e l'aria fredda che entrava dalla finestra anche se era chiusa. Mi ero svegliato presto, forse troppo presto, con quella sensazione vaga di non aver dormito abbastanza. Stavo bevendo il mio caffè in silenzio davanti alla cucina, guardando il vapore salire lentamente dalla tazza. Non avevo voglia di fare molto, niente di speciale in agenda, solo una giornata normale davanti a me, lunga e silenziosa. Avevo preso il telefono per controllare i messaggi. Niente di importante. Qualche notifica, qualche notizia. Ho posato il telefono e ho guardato fuori. Il cielo era color cemento. Gli alberi fuori dal palazzo avevano già perso quasi tutte le foglie. C'era qualcosa di malinconico in quella mattina. È quella sensazione sottile che a volte arriva senza avvisare. Non stavo male, intendiamoci, stavo solo aspettando qualcosa, anche se non sapevo cosa. Proprio in quel momento ho sentito il citofono, un suono brusco, inaspettato. Ho guardato l'orologio, erano le 9:10. Chi poteva essere a quell'ora? Non aspettavo nessuno. Non avevo ordinato niente online, almeno così credevo. Ho premuto il tasto e ho detto con la voce ancora un po' assonnata: Chi è? Una voce giovane e allegra ha risposto senza esitazione: Consegna per Lucas. Consegna? Ho pensato subito che ci fosse un errore. Forse il nome sbagliato, forse il piano sbagliato. Ho detto: Sicuro? Non aspetto niente. La voce ha risposto: No, sì, sì, cognome Ferretti, piano terzo, era proprio io. Ho aperto il portone e sono sceso le scale lentamente, ancora con il caffè in mano. Davanti alla porta d'ingresso c'era un ragazzo giovane, con una giacca arancione brillante e uno zaino grande sulle spalle. In mano teneva un pacco di dimensioni medie, avvolto in carta marrone spessa, con un nastro verde legato sopra con cura. Aveva un piccolo biglietto bianco attaccato con lo scotch in un angolo. Il ragazzo mi ha sorriso con energia. Buongiorno, firma qui, per favore. Ho firmato con il telefono che ancora stringevo nell'altra mano, senza capire ancora cosa stesse succedendo. Ho preso il pacco tra le mani. Era leggero, ma non troppo. L'ho scosso leggermente. Nessun rumore strano. Qualcosa di morbido dentro, forse. Ho guardato il mittente sul biglietto piccolo attaccato al nastro. Era scritto il nome di mia sorella, Giulia. Giulia vive a Milano. Non ci sentivamo da qualche settimana. Eravamo stati entrambi molto occupati, come succede spesso nella vita adulta. Lavoro, impegni, giornate che passano veloci senza che te ne accorga. Ma lei si era ricordata di me, si era fermata, si era ricordata di qualcosa di importante. Ho sentito qualcosa scaldarsi dentro di me, in quel momento freddo di mattina, come quando accendi il riscaldamento e aspetti i primi minuti. Sono risalito in casa con il pacco tra le braccia e mi sono seduto sul divano con calma. Ho posato il caffè sul tavolo, ormai quasi freddo. Ho guardato il pacco, poi il biglietto, poi il pacco di nuovo. C'era qualcosa di speciale in quel momento, prima ancora di aprirlo. L'attesa, la curiosità, la sensazione di essere atteso, pensato, ricordato. Ho staccato il biglietto con delicatezza per non strapparlo. Era scritto con la calligrafia elegante di Giulia, quella calligrafia che ha sempre avuto, precisa e inclinata verso destra. Ho letto per il mio fratellino preferito, perché so che ultimamente non è stato facile, con tutto il mio amore, Giulia. Ho letto quelle parole 2 volte, poi 3 volte, poi ancora. Non mi aspettavo quelle parole, non mi aspettavo quel momento, eppure era tutto lì, scritto da una penna vera, su carta vera, da mani vere che avevano pensato a me. C'è qualcosa di potente in una lettera scritta a mano. Nell'era dei messaggi veloci e delle emoji, qualcuno che prende una penna e scrive le proprie parole su carta sta facendo qualcosa di raro, qualcosa di prezioso. Ho tenuto quel biglietto tra le dita per un po' prima di aprire il pacco. Ho aperto il pacco con attenzione, cercando di non strappare la carta. Mi piace conservare la carta dei regali, è una mia abitudine strana. Dentro c'era una scatola di cioccolatini artigianali, quelli che vendono in una piccola bottega nel centro di Milano, vicino alla piazza dove vivevamo da bambini con la mamma e papà. Ci andavamo spesso il sabato mattina io e Giulia, mentre i nostri genitori prendevano il caffè al bar di fronte. Quella bottega aveva un profumo inconfondibile, caldo e dolce,
che sentivi già dalla strada prima ancora di entrare. Non ci pensavo da anni a quel profumo, ma in quel momento è tornato chiaro, come se fosse ancora lì, presente. C'era anche un libro, un romanzo italiano che volevo leggere da mesi ma che non avevo ancora comprato, sempre rimandato per un motivo o per un altro. Come sapeva Giulia che lo volevo? Non glielo avevo mai detto direttamente. Ma Giulia è fatta così. Osserva, ascolta, ricorda. Magari l'avevo menzionato in una conversazione veloce, o magari l'aveva visto nella mia lista dei desideri online. Non importa come lo sapesse, importava che lo sapeva. E sotto il libro, avvolto in carta velina rosa, c'era un piccolo oggetto di ceramica. L'ho preso in mano con delicatezza. Era una tazzina da caffè dipinta a mano, con fiori blu e gialli e una piccola foglia verde sul bordo. Era bella. Non bella come le cose in vetrina, bella come le cose che sono state fatte con tempo e attenzione. Ho girato la tazzina tra le mani, ho guardato ogni dettaglio, sotto c'era scritto a pennarello nero fatto a mano Milano, ho sorriso davvero, con tutto il viso, ho posato tutto sul tavolo e sono rimasto a guardare quegli oggetti per qualche minuto. La scatola di cioccolatini, il libro, la tazzina. 3 cose semplici, 3 cose che insieme formavano qualcosa di molto più grande. Non era solo un regalo, era una mappa dei nostri ricordi comuni, della nostra storia, di quello che sa di me meglio di chiunque altro. E ho capito che Giulia non aveva comprato 3 oggetti a caso. Li aveva scelti uno per uno, con cura, con amore. Ho preso il telefono e l'ho chiamata subito. Ha risposto al secondo squillo, come se stesse aspettando la mia chiamata. Forse lo stava davvero aspettando. Ho detto: Giulia, hai appena rovinato la mia mattina grigia. Lei ha riso, quella risata che conosco da quando avevo 5 anni, aperta e un po' rumorosa, la risata di chi si diverte davvero, e ha detto: beh, era esattamente quello che volevo fare. Abbiamo parlato per quasi un'ora. Seduto sul divano, con la scatola di cioccolatini aperta davanti a me, ho parlato con mia sorella come non facevamo da troppo tempo, di tutto e di niente, della vita, del lavoro, dei ricordi di Milano, del sabato mattina nella bottega dei cioccolatini, del libro che stavo per iniziare, di come il tempo passa veloce e di come sia importante fermarlo ogni tanto. Era la conversazione più bella che avevamo avuto in mesi, forse in anni. E tutto era nato da un pacco piccolo, da un citofono suonato alle 9:10 di un martedì grigio. Sapete, spesso pensiamo che per fare felice qualcuno sia necessario fare qualcosa di grande, un viaggio, una festa, un regalo costoso e importante, qualcosa che si possa mostrare agli altri e che dica guarda quanto mi importa. Ma quella mattina ho capito una cosa diversa e voglio condividerla con voi. Le cose che contano di più non sono mai le più grandi, sono le più pensate. Sono quelle che dimostrano che qualcuno ti conosce davvero, che ha prestato attenzione alle tue parole, che porta con sé i tuoi ricordi con la stessa cura con cui li porti tu. Mi chiedo spesso, se lo facciamo abbastanza. Pensare alle persone che amiamo non solo nelle occasioni speciali, non solo per compleanni o per Natale, ma in un martedì mattina qualunque e quando il cielo è grigio e la giornata non ha ancora preso una forma precisa. Quanto spesso ci fermiamo davvero e diciamo a qualcuno: "Ho pensato a te, volevo che lo sapessi". Forse è una delle cose più difficili da fare nella vita moderna. Siamo sempre di corsa, sempre occupati, sempre in ritardo su qualcosa. Ma forse è proprio quando siamo di corsa che qualcuno ha più bisogno di sapere che esiste nella mente e nel cuore di un'altra persona. Quella tazzina di ceramica adesso è sulla mia scrivania. La uso ogni mattina per il caffè delle 8. È diventata la mia preferita, quella che cerco sempre per prima. Ogni volta che la prendo in mano penso a Giulia. Penso a quella mattina di martedì, al citofono, al ragazzo con la giacca arancione. Penso al biglietto scritto a mano con la calligrafia inclinata. E ogni volta sorrido, non un sorriso grande, ma uno di quelli quieti, quelli che nascono dentro e salgono lentamente. Uno di quei sorrisi che non hanno bisogno di un motivo grandioso. Il libro l'ho letto in 3 settimane, era davvero bellissimo. Ogni sera qualche capitolo, spesso con la tazzina vicino a me sul comodino. I cioccolatini sono finiti molto prima, molto, molto prima. Forse 4 giorni, forse meno, non giudicatemi. Ma quella tazzina rimane ed è diventata parte della mia routine, parte della mia storia quotidiana. Quando gli amici vengono a casa e la vedono sul tavolo, chiedono sempre: bella quella tazzina, dove l'hai comprata? E io rispondo sempre: non l'ho comprata, me l'ha mandata mia sorella. E poi racconto questa storia, proprio come sto facendo con voi adesso. Se state ascoltando questo episodio per migliorare il vostro italiano, spero che la storia vi sia piaciuta e che abbiate capito qualche parola nuova
qualche espressione che magari non conoscevate prima. L'italiano si impara meglio attraverso le storie, attraverso le emozioni vere, attraverso i momenti di vita quotidiana, non attraverso le grammatiche, non attraverso le liste di vocaboli, ma attraverso le parole che hanno un contesto, un calore, una storia dietro. Se volete esercitarvi ancora, vi suggerisco di ascoltare questo episodio di nuovo. La seconda volta capite sempre qualcosa in più che vi era sfuggito, e se questa storia vi ha fatto pensare a qualcuno che non sentite da un po', forse è un buon momento per scrivergli o chiamarlo. Non serve un motivo speciale, non serve un'occasione. A volte il martedì mattina è già un motivo sufficiente. A volte basta pensare a qualcuno per farlo sentire meno solo. Prima di salutarvi voglio farvi una domanda e mi piacerebbe davvero leggere la vostra risposta nei commenti. Vi è mai arrivata una sorpresa inaspettata da qualcuno che amate? Un regalo, una lettera, un messaggio che non vi aspettavate? Un gesto piccolo che ha cambiato una giornata? Raccontatemi qui sotto. Ogni storia è diversa. Ogni storia ha qualcosa di unico e mi fa sempre molto piacere leggerle e rispondere. Se questo episodio vi ha fatto compagnia oggi, se avete sorriso anche solo una volta mentre ascoltavate, o se avete imparato qualcosa di nuovo in italiano, vi chiedo gentilmente di lasciare un like. È un gesto semplice, ma mi aiuta tantissimo a capire quali storie vi piacciono di più e cosa volete ascoltare in futuro. E se non siete ancora iscritti al canale Wow Podcast Italian, vi invito a farlo. Trovate nuove storie ogni settimana, sempre in italiano semplice e naturale, pensato per chi sta imparando questa lingua meravigliosa. Grazie di cuore per aver ascoltato fino alla fine. Significa molto sapere che siete qui con me, che state imparando, che state crescendo in italiano un episodio alla volta. È un viaggio lungo, ma è uno dei più belli che possiate fare. E io sono felice di farlo insieme a voi. Vi saluto con un grande abbraccio virtuale. Prendetevi cura di voi e delle persone che amate. E se oggi avete qualche minuto libero, usatelo per pensare a qualcuno che conta per voi. Non sapete mai quanto può significare. A presto su Wow Podcast Italian. Io sono Lucas e vi aspetto al prossimo episodio. Ciao a tutti.